Il pannello dedicato a San Girolamo faceva parte del celebre Polittico di Pisa, una delle più importanti opere realizzate da Masaccio. Anche se oggi il Polittico è smembrato e disperso in diversi musei, questo frammento permette di comprendere l'enorme innovazione introdotta dal pittore fiorentino. San Girolamo è raffigurato con la veste cardinalizia di un intenso rosso cremisi, simbolo della sua autorità spirituale e del ruolo fondamentale svolto come traduttore della Bibbia in latino. Masaccio utilizza il rosso non soltanto come elemento decorativo, ma come mezzo per costruire il volume della figura. Attraverso ombre profonde e zone illuminate riesce infatti a trasformare il tessuto in una massa tridimensionale, quasi scolpita dalla luce. Rispetto alla pittura gotica, dove i colori apparivano spesso piatti e decorativi, qui il rosso acquista peso, consistenza e realismo. È una delle prime dimostrazioni della nuova concezione rinascimentale dello spazio e della figura umana. Nella Madonna di Lucca, Jan van Eyck raggiunge uno dei vertici della pittura fiamminga, la Vergine seduta su un trono mentre allata il bambino, avvolto in un magnifico mantello rosso che domina l'intera composizione. Il rosso assume molteplici significati. È anzitutto il colore della regalità. Maria è la regina del cielo. Allo stesso tempo richiama il sacrificio futuro di Cristo, anticipando simbolicamente la passione. Dal punto di vista tecnico, Van Eyck sfrutta magistralmente la pittura a olio, sovrapponendo velature trasparenti, ottiene una profondità cromatica straordinaria. Il mantello sembra riflettere la luce naturale, mentre ogni piega rivela sfumature che vanno dal rosso scuro al vermiglione più brillante. In questo dipinto il rosso diventa un materiale prezioso, capace di trasmettere insieme magnificenza, spiritualità e realismo. Pontormo realizza questo ritratto celebrando il fondatore della potenza politica della famiglia Medici. Sebbene Cosimo fosse già morto da decenni, l'artista costruisce un'immagine ideale del grande statista fiorentino. L'abito rosso conferisce immediatamente autorevolezza alla figura, tuttavia il colore non viene utilizzato secondo l'equilibrio classico del Rinascimento, bensì con una sensibilità ormai manierista. Il rosso è saturo, acceso e quasi irreale, contribuendo a creare un'atmosfera sospesa. Pontormo utilizza il colore come mezzo espressivo più che descrittivo. L'intensità cromatica sottolinea il carattere eccezionale del personaggio e riflette la nuova ricerca manierista che privilegia eleganza, tensione psicologica e raffinatezza formale. Considerato uno dei più grandi ritratti della storia dell'arte, il dipinto di Velázquez rappresenta Papa Innocenzo X con uno straordinario realismo psicologico. Il rosso domina completamente la scena, l'abito, la mozzetta, la poltrona e persino la tenda alle spalle del pontefice costruiscono un ambiente immerso nella porpora papale. Velázquez dimostra un controllo assoluto della pittura, nessun rosso è uguale all'altro, alcuni tendono al cremisi, altri al porpora, altri ancora al vermiglione. Questa continua variazione impedisce alla composizione di risultare monotona e restituisce la ricchezza delle diverse stoffe. Il colore diventa inoltre uno strumento psicologico. La forza del rosso amplifica lo sguardo penetrante del pontefice, rendendolo una presenza quasi inquietante. Non a caso il ritratto colpì profondamente anche Francis Bacon, che nel Novecento ne realizzò numerose reinterpretazioni. Pompeo Batoni è uno dei più grandi ritrattisti del Settecento europeo. Nel ritratto di Papa Pio VI il rosso diventa simbolo assoluto del potere pontificio. L'artista rappresenta con estrema precisione le differenti qualità dei tessuti. Velluto, sete e damasco riflettono la luce in modo diverso, creando una straordinaria varietà cromatica. L'eleganza del rosso contribuisce a costruire un'immagine solenne ma allo stesso tempo umana del pontefice. Batoni riesce infatti a unire la magnificenza dell'istituzione ecclesiastica con un'attenta osservazione del volto e dell'espressione. Questa celebre stampa giapponese rappresenta uno dei capolavori assoluti di Hokusai. Il monte Fuji appare completamente rosso perché è raffigurato all'alba, quando i primi raggi del sole colorano le pendici della montagna. Il rosso assume qui un significato profondamente diverso rispetto alla tradizione europea. Non rappresenta potere o passione, ma un preciso fenomeno atmosferico e al tempo stesso un simbolo della forza della natura. La composizione è estremamente essenziale. Il rosso della montagna contrasta con il blu intenso del cielo e con le leggere nuvole bianche, creando un equilibrio cromatico di straordinaria modernità che influenzerà profondamente gli artisti impressionisti e post-impressionisti europei. Con questo dipinto Pissarro affronta uno dei temi preferiti degli impressionisti, il paesaggio osservato nella luce naturale. I tetti rossi delle case emergono tra gli alberi e la vegetazione, creando un vivace dialogo cromatico
con i verdi e gli azzurri circostanti. Il rosso non è più un colore simbolico, ma un elemento della percezione visiva. Le pedellate rapide e frammentate fanno vibrare la superficie del dipinto, suggerendo i continui cambiamenti della luce. L'artista dimostra come anche un semplice tetto possa diventare protagonista di una raffinata ricerca sul colore. Con quest'opera Matisse rivoluziona completamente il ruolo del colore nella pittura. L'interno domestico è letteralmente invaso dal rosso. Pareti e tavolo sembrano fondersi in un'unica superficie decorata da motivi floreali blu. La prospettiva tradizionale quasi scompare, lo spazio viene costruito esclusivamente attraverso il colore. Per Matisse il rosso non serve più a imitare la realtà, ma a trasmettere una sensazione di energia, calore e armonia. È uno dei manifesti del fauvismo, movimento che attribuisce al colore una totale libertà espressiva. Con questa gigantesca tela, Barnett Newman porta il rosso verso una dimensione completamente nuova. L'immensa superficie rossa è attraversata soltanto da sottili bande verticali chiamate zips. L'opera non rappresenta nulla di riconoscibile, lo spettatore è invitato a immergersi fisicamente nel colore, lasciandosi avvolgere dalla sua intensità. Il titolo latino, che significa l'uomo eroico e sublime, suggerisce una riflessione sull'esperienza umana davanti all'infinito. Il rosso diventa uno spazio mentale e spirituale più che un semplice colore. Negli ultimi anni della sua carriera Rothko realizza opere sempre più essenziali e contemplative. In questo dipinto grandi campiture rosse sembrano fluttuare l'una sull'altra senza contorni netti. Il colore appare vivo, pulsante, quasi respirasse davanti allo spettatore. Le sottili velature permettono alla luce di attraversare la superficie creando un'intensa profondità emotiva. Per Rothko il rosso non comunica un significato preciso. Ognuno è chiamato a vivere un'esperienza personale, fatta di meditazione, silenzio e introspezione. Con lui, il lungo percorso del rosso nella storia dell'arte raggiunge una delle sue espressioni più radicali, non più simbolo di qualcosa, ma esperienza emotiva pura, capace di parlare direttamente alla sensibilità dello spettatore. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!